Essere primi su Google nel proprio ambito è il sogno più o meno nascosto di chiunque abbia un business o lavori nel marketing digitale. Ma investire nella SEO, ovvero nell'ottimizzazione per i motori di ricerca, è davvero la strategia migliore per ottenere clienti? Ciao, siamo Giovanni e Caterina della Central Marketing Intelligence. Il nostro obiettivo è aiutare le aziende a prendere decisioni efficaci di business e di marketing, ovviamente grazie ai dati. In questo video parliamo di SEO in un modo diverso dal solito. Scopriamo non come fare SEO, ma piuttosto se ha senso per te investire budget e risorse nell'ottimizzazione del tuo sito sui motori di ricerca. Vedremo infatti 3 domande chiave che devi porti per capire se nel tuo caso abbia senso oppure no. Iniziamo, ma prima la sigla. Ok, iniziamo chiarendo subito un concetto. Non te l'ha ordinato il medico di investire nella SEO. Anzi, se vogliamo proprio dirla tutta, non ti ha ordinato nemmeno di creare un sito web né tantomeno di pubblicare contenuti online. Quando si parla di marketing è fondamentale non confondere gli obiettivi con le strategie. Se sei una PMI o un libero professionista, solitamente il tuo principale obiettivo è trovare nuovi clienti. Giusto? Ok, la prima cosa che devi capire è che creare un sito web e poi renderlo visibile attraverso la SEO è solo una delle possibili strategie che hai a disposizione per acquisire nuovi clienti. Non è il fine. Infatti esistono moltissimi metodi e canali per ottenere lo stesso obiettivo. Pensa che in uno dei corsi della nostra CMI Academy abbiamo elencato e descritto ben 25 strategie diverse. E tra queste strategie la SEO è proprio una di quelle che richiede maggiori investimenti in termini di risorse. Per questo motivo, prima di decidere se dedicarti alla SEO o meno, devi valutare attentamente diversi fattori, che abbiamo riassunto in 3 domande chiave. Tra l'altro, se non l'avessi già fatto, ti invito a iscriverti al nostro canale e a cliccare sulla campanella per non perderti i prossimi video in cui ti aiutiamo a capire, grazie ai dati, come puoi prendere le tue decisioni di business in modo data driven. Ma torniamo al tema della SEO. Prima di passare alle domande chiave, facciamo un piccolo passo indietro. Quando si parla di SEO, la maggior parte delle persone pensano che si tratti di ottimizzare tecnicamente le keyword, i titoli, i tag del proprio sito, così da riuscire a essere primi su Google a livello organico, cioè di fatto senza fare pubblicità a pagamento. In realtà chi è veramente esperto di SEO sa che c'è molto di più e che l'ottimizzazione cosiddetta home page è solamente uno dei 4 pilastri della SEO. Già, è una condizione necessaria per far capire a Google di cosa parla il tuo sito, ma non è sufficiente. Infatti, per ottenere risultati servono altri 3 pilastri. Una solida strategia di parole chiave e argomenti da trattare, una grande quantità di contenuti che però siano di alto valore, pensati anche per chi legge e pubblicati nel tempo con costanza, e poi una strategia cosiddetta di link building, in cui altri siti autorevoli rimandano al tuo sito in modo da aumentare l'authority score del tuo sito. Come immaginerai, mentre il primo pilastro è una questione di avvitare delle viti, gli altri 3 sono molto più onerosi, sia in termini di risorse, ma soprattutto di pensiero strategico. Per questo la prima domanda chiave che devi farti è: ma esiste davvero una domanda attiva su Google per i miei prodotti o servizi? C'è davvero chi cerca questi argomenti ogni giorno? Se la risposta a questa domanda fosse no, o magari non molti in effetti, perché ad esempio i temi di cui parli sono poco conosciuti o perché c'è una scarsa consapevolezza, allora fai molta attenzione. Se consideriamo il tuo sito come il tuo negozio, l'obiettivo della SEO è cercare di essere il primo negozio della strada per chi entra in quella via. Se però in quella via non passa mai nessuno, ecco che il tuo negozio resterebbe sempre vuoto. Per rispondere a questa domanda e capire quindi se ci sono ricerche sufficienti, per prima cosa devi guardare i dati appunto di ricerca su Google, effettuando quella che è definita keyword research, attraverso i software di search engine intelligence come ad esempio SEMrush, ma ce ne sono moltissimi. Ne abbiamo parlato in diversi video nel nostro canale. Trovi il link al video in descrizione. Analizzando questi dati puoi capire se il numero di ricerche sarebbe sufficiente per portare davvero una quantità di potenziali clienti sul tuo sito, oppure se, anche se ti posizionassi nei primi posti, i numeri sarebbero comunque troppo limitati. La seconda domanda chiave è: quanti contenuti dovrei produrre per essere realmente ai primi posti? O ancora meglio, ho le risorse per realizzare la quantità di contenuti che sarebbero necessari per dominare la prima posizione? Già, perché se ricordi, il secondo e terzo pilastro della SEO non basta creare una sola pagina ottimizzata su una sola parola chiave, ma serve una strategia completa che consideri centinaia di parole chiave, organizzate tra parole principali o cosiddette
cosiddette obiettivo e parole di supporto, e ovviamente ciascuna con altrettanti contenuti di valore. La quantità di contenuti necessari può essere stimata in modo scientifico studiando il livello di concorrenza per i temi su cui vuoi posizionarti. Se la cosiddetta keyword difficulty delle parole chiave è molto alta, oppure se i tuoi concorrenti hanno già tanti contenuti ben indicizzati perché sono partiti molto prima di te, oppure se stanno investendo molto in Google Ads su quelle parole chiave, allora purtroppo la quantità di contenuti che devi produrre sale vertiginosamente. Quindi se pensi che per ogni contenuto sono necessarie ore e ore di lavoro che dovrai dedicare o internamente o magari esternalizzando la scrittura a copywriter professionali, ecco che questa seconda domanda diventa assolutamente fondamentale. Quindi puoi realmente dedicare tutto questo tempo e soprattutto hai il budget necessario per creare contenuti e diventare rilevante e quindi scalare le posizioni della SERP? Ma veniamo alla terza domanda. Se anche avessi risposto sì a entrambe le precedenti, ora la domanda è: quanto tempo hai a disposizione prima di vedere i primi risultati? Già, perché questo è un tema spesso sottovalutato. La SEO è una strategia che porta risultati nel lungo termine, non domani mattina. Pensa che possono servire fino a 6 mesi per ottenere i primi clienti ottenuti grazie ai contenuti organici. Anche in questo caso il tempo necessario può essere stimato grazie ai dati. Infatti si può fare una proiezione per capire quanto tempo ci vuole per ottenere un numero di visitatori in target necessario poi a tradursi in clienti. Ovviamente occorrerebbe stimare degli ipotetici tassi di conversione. Ovviamente possono essere solo stime perché nessuno può prevedere né cosa faranno nel frattempo i tuoi concorrenti, né come cambieranno le preferenze dei clienti, né tantomeno come cambierà l'algoritmo dei motori di ricerca. In ogni caso, per fare una stima di quanto tempo ci può volere prima di ottenere risultati, un metodo è quello di guardare la consapevolezza delle ricerche, ovvero se ci sono molte ricerche transazionali in cui l'intento di ricerca ci fa capire che le persone sono molto pronte a comprare, allora i tempi possono essere più veloci. Altrimenti bisogna passare per le fasi di nurturing, di educazione dei potenziali clienti e quindi ovviamente ci vuole più tempo. Ma oltre ai dati, in questo caso la risposta devi essere tu a darla. Puoi davvero permetterti di aspettare, di investire per il futuro, creando una macchina che ti porterà visibilità negli anni? Oppure ti serve una strategia molto più veloce che ti procuri clienti già da domani mattina? Speriamo che questo video ti sia servito a capire che invece di buttarsi a capofitto in attività che sembrano imprescindibili, è fondamentale farsi sempre prima le domande giuste e ovviamente trovare sempre le risposte grazie ai dati. Se questo video ti è stato utile, mettici un like, condividilo e se non l'hai già fatto, iscriviti al nostro canale. Alla prossima e nel frattempo ricorda: Think Big Data!